Che non fosse un semplice restyling l'avevamo già capito al cambio della sigla di progetto da 987, infatti si passa a 718 e questo per la Cayman significa l'introduzione di un nuovo motore 4 cilindri, l'abbiamo già visto sulla sorella cabriolet, la Boxster, ed è un motore completamente nuovo, una nuova architettura, si presenta per la prima volta in casa Porsche e per la prima volta porta con sé 350 cavalli, a 6.000 giri nella versione 2005 e 420 Nm di coppia massimo, motore davvero molto interessante, a turbo geometria variabile, disposto come al solito centralmente, quindi tra l'asse della ruota posteriore e la zona centrale dell'abitacolo, una distribuzione di pesi sicuramente ideale per un'auto che vuole andare forte, che vuole assicurare al proprio pilota divertimento. Una vettura che lo vediamo è stata aggiornata nell'estetica rispetto al modello precedente, ora ci sono i nuovi fari con questa copertura molto più liscia rispetto al modello precedente, con i 4 LED che vanno ad identificare i nuovi look delle Porsche di ultima generazione, vanno ad identificare anche un po' la vettura di Le Mans. Questa è una versione full LED, cambia anche la zona inferiore con l'introduzione di nuove prese d'aria e poi cambia anche questa zona del paraurti dove si manifesta in modo più evidente la nervatura che poi prosegue lungo il passaruota un po' in chiave 911. Per quanto riguarda le dimensioni della vettura è rimasta sostanzialmente identica a quella della precedente 987, quello che cambia un po' la zona inferiore con la nuova presa d'aria, la vediamo che va a raffreddare il motore nella zona dell'intercooler, mentre per quanto riguarda la zona posteriore invece troviamo nuovi gruppi ottici con questo LED centrale che viene contornato da altri 4 LED che si rifanno un po' a quelli anteriori, andando a comporre un look della vettura decisamente più moderno e chiamiamolo anche sportivo ma anche raffinato rispetto al modello precedente. Mi piace moltissimo la sigla Porsche che sembra emergere dal basso, e poi la sigla 718 Cayman S un po' che va a distinguere il nuovo modello dal precedente, poi il solito lettering Cayman S che va a distinguere appunto un po' il modello e anche un po' la declinazione più sportiva di questa vettura. La zona posteriore si distingue anche per l'introduzione del nuovo scarico centrale, questo è stato fatto anche sulla 911 con lo scarico centrale che va appunto a distinguere la presenza del motore turbo, si differenzia un po' dalla versione precedente aspirata che aveva lo scarico posizionato in modo leggermente differente. Mi piace moltissimo lo sviluppo, lo vediamo, della passaruota posteriore, molto bello anche questo colore. Tra l'altro mi piacciono molto anche i cerchi da 20 pollici, sono gommati Pirelli con una marcatura N1, quindi specifica per Porsche. Posteriormente sono gommati 265-35, mentre davanti sono gommati 235-35. I più attenti avranno già notato che le pinze in questo caso sono a 6 pompanti e il disco invece è carboceramico di notevoli dimensioni, un disco importante che assicura a questa vettura una frenata davvero eccezionale. Per quanto riguarda il motore, dicevamo, è disponibile anche in un'altra versione, la 2000 da 300 cavalli, sempre 4 cilindri a 6500 giri, fa da 0 a 100 in 4 secondi e 7 e 275 km/h di velocità massima, un valore che è ovviamente inferiore rispetto a quella della 2.5 perché questa è una vettura in grado di toccare i 285 km/h di velocità massima, ma soprattutto di fare da 0 a 100 in 4 secondi e 2, che è mezzo secondo in meno rispetto al modello precedente. Andiamo a salire a bordo, ma prima di salire voglio farvi vedere una delle cose che trovo più interessanti della Cayman, perché sia davanti che dietro abbiamo un bello spazio per i bagagli. Questa è una vettura che può davvero essere utilizzata tutti i giorni. Guardate quanto posto c'è all'interno di questo vano, e in questo caso c'è anche proprio già un trolley da cabina al suo interno, volendo ce ne stanno sicuramente un altro più uno zaino. La zona posteriore uguale, andiamo a chiudere premendo il logo Porsche come ci ha insegnato giustamente il PR della Porsche Italia. Nella zona posteriore vediamo c'è un altro bello spazio, ci sono delle bottigliette dell'acqua, ma c'è un altro spazio dove andare a riporre dei bagagli, ci sta un altro trolley, volendo anche si possono mettere delle giacche, insomma delle borse nella zona posteriore. Andiamo a salire a bordo dove troviamo un abitacolo davvero molto raffinato. Mi piace già il pannello porta tutto in pelle con questa finitura in alluminio, maniglia in alluminio, anche molto bella la maniglia di chiusura. C'è questa tasca che si può aprire e chiudere per andare a riporre un cellulare, molto importante perché all'interno dell'abitacolo c'è davvero poco posto. Battitacco
Cayman S, appunto apertura e chiusura degli sportelli nella zona laterale. Il comando dell'accensione è posto sulla sinistra. Questo è un retaggio di Le Mans, perché salivano accendendo il motore con la sinistra e con la destra invece mettevano la prima e partivano. Per quanto riguarda i fari c'è sempre il solito tasto nella zona centrale. Andiamo a salire definitivamente a bordo. Prima però vi faccio vedere il sedile, guardate che bello che è, davvero molto sportivo. Questa è la versione più sportiva disponibile, l'avevamo già visto in una declinazione leggermente diversa sulla GT4, è davvero molto bello, sia per quanto riguarda la zona superiore, che vediamo è fissa ovviamente, e la zona inferiore dove spicca comunque la cintura tradizionale, ma guardate che bella sponda che ha, guardate, proprio bello, davvero molto bello dal punto di vista estetico questo sedile con il suo bel guscio in carbonio, che ve lo faccio vedere anche nella zona posteriore, è davvero bellissimo. Eccoci qui, siamo a bordo, vado a regolarmi il sedile attraverso l'apposita maniglia, eccoci qui, e poi vado a regolare anche il volante in altezza e profondità attraverso una regolazione manuale. Volendo c'è anche la regolazione elettrica, questo nelle versioni standard senza questo pacchetto sportivo dei sedili. Allora andiamo a vedere un pochino come è fatta la strumentazione. Troviamo prima di tutto, abbiamo anche il motore perché fa un caldo pazzesco nonostante ci troviamo in Svezia, e troviamo una bella strumentazione perché al centro abbiamo il contagiri tipico della Porsche con fondoscala 8000, zona rossa 7200, nella zona sinistra invece abbiamo la velocità con il tachimetro fondoscala a 300 km/h sotto il parziale della velocità. Poi sulla destra abbiamo il computer di bordo digitale, che però può permettere anche di visualizzare tantissime informazioni del computer di bordo e anche la mappa del navigatore. I tasti sono disposti, lo vediamo sulle razze del volante, molto bella questa lavorazione delle razze, mi piace tantissimo. E poi abbiamo anche il tastino per andare ad impostare le modalità di guida. Poi volevo farvi vedere un dettaglio, perché questa vettura è molto migliorata da un punto di vista di sicurezza. Se abbiamo una vettura nell'angolo cieco dello specchietto, la vettura è in grado di segnalarcelo. È cambiata molto anche la zona centrale con la presenza di questo nuovo schermo da 7 pollici, è molto bello da un punto di vista estetico perché si integra molto bene il cristallo, dà questo senso di modernità che invece la precedente versione non aveva. Ma poi è proprio cambiato anche il software di gestione, che va a riprendere anche un po' quanto fatto con Panamera, anche se su Panamera troviamo una versione ancora più evoluta. C'è anche la presenza della connessione telefonica 4G, e questo permette appunto di attivare alcuni servizi come Spotify o altri dettagli che possono essere utili nella vita di tutti i giorni. Davvero un sistema molto ben fatto, molto sofisticato, mantiene una zona centrale, questa Cayman S, che ricorda un po' quella della precedente generazione, con il tasto per regolare gli ammortizzatori, l'altezza dello spoiler posteriore, il sistema antisbandamento, il sound system, eccetera eccetera. Qui abbiamo un piccolo posacenere con le sue accendisighe. Ma ora è arrivato il momento di scendere in pista. Siamo sulla pista svedese di Sturup, è una pista molto particolare, tante saliscendi, un toboggan davvero molto stretto, ma è anche davvero molto difficile da guidare. Sicuramente mette a dura prova la performance di questa vettura. Andiamo insieme a vedere come va. Allora, devo dire che come al solito il telaio della Cayman si dimostra davvero molto ben bilanciato. È una vettura davvero molto bella da guidare in pista, perché mantiene una piacevolezza di guida, ma soprattutto una direzionalità davvero incredibile. Qui c'è un bel salto, andiamo a frenare, andiamo a inserirci in curva. Mantiene una bella direzionalità, ma soprattutto si riesce a farle fare davvero quello che si vuole. Accelera forte, devo dire. Il motore ha un suono un po' particolare, non è il suono solito del 6 cilindri, ha un suono sicuramente piacevole, non è male, però il 6 cilindri è sicuramente tutta un'altra musica. Però devo dire che i tecnici Porsche sono riusciti a fare un ottimo lavoro, l'erogazione è molto forte dai 1000 ai 5500 giri, poi tende un pochino a spegnersi per arrivare comunque a girare abbastanza alto, 7000 giri, ma vi assicuro che conviene cambiare marcia prima. Questo è un motore che si abbina molto bene al cambio PDK, che cambia come al solito le marce come una fucilata, ma allo stesso tempo è un motore che secondo me si adatta molto bene anche alla performance di un cambio manuale. Questo perché è davvero ricco di coppie e bassi e medi regimi, e questo permette di utilizzare un po' meno la leva del cambio rispetto a un'unità aspirata che invece richiede di essere tenuta un po' allegra. Qui si può usare anche una marcia in più
e comunque riuscire a sfruttare davvero molto bene la performance della vettura. Quindi motore che si usa al contrario rispetto a quello dell'aspirato, un suono sicuramente piacevole ma non esaltante agli alti regimi, cambio che funziona molto bene. Per quanto riguarda i freni, frenano fortissimo, non abbiamo la versione carboceramica, l'abbiamo provata prima, la carboceramica è eccezionale, la versione è comunque in acciaio, vi assicuro che frena fortissimo, c'è un bel feeling sulla leva. Lo sterzo è stato migliorato rispetto alla precedente versione, è più diretto del 10% e vi assicuro che si sente. Ricordo bene la Cayman GT4, l'ho avuta in prova recentemente, devo dire che qua ci avviciniamo sicuramente come livello di sterzo, una vettura che vanta una dinamica di guida già nella versione S che è molto simile a quella della GT4. Ora per la prova stradale siamo a bordo della 718 Cayman nella versione sempre S con cambio manuale. È un cambio che secondo me si adatta benissimo alle caratteristiche di questo motore, perché appunto, come dicevamo anche in pista, l'erogazione del propulsore è molto forte ai bassi e medi regimi, mentre si perde un pochino nelle zone più alte, superati i 5500 giri. Devo dire che la posizione di guida della macchina è come al solito fatta su misura, mi piace tantissimo perché permette di sentire subito la vettura, si sente bene nei suoi movimenti. Come al solito l'abitacolo Porsche è molto ben fatto, ha questo volante molto verticale, una bella impugnatura e soprattutto è anche di dimensione giusta per assecondare le performance. C'era una cosa di questa Cayman che un po' mi preoccupava, non era solamente la voce di cui abbiamo già parlato, ma era anche la performance. Devo dire però che da 0 a 100 e anche da 0 a 200 si muove molto bene. L'abbinamento motore cambio, quindi che voto gli diamo? 9, 9,5, diamogli sicuramente un bel voto. A me questo motore, ragazzi, piace, mi piace moltissimo anche questo cambio. Mi è piaciuto moltissimo nella sua globalità la Cayman. Il sistema multimediale è molto migliorato, il sistema di navigazione anche sicuramente molto più bello e più preciso rispetto al precedente, ma quello che mi piace della Cayman è la sua capacità di cambiare volto mettendole in Sport Plus e con le sospensioni rigide diventa davvero una bella pronto pista. Viaggiando in normal con le sospensioni morbide è una vettura in grado di assicurare un comfort davvero molto elevato. Lì davanti ci stanno 2 trolley e mezzo, quindi 2 trolley più uno zaino, dietro ci sta un altro trolley e magari un paio di zaini. Insomma, è una vettura che permette di viaggiare con la vostra fidanzata per più di un weekend fuori porta, e questo permette anche alla Cayman di essere quella spanna in più rispetto a tante altre sportive di questa categoria che pensano solamente alla performance, dimenticandosi altri dettagli che invece sono molto importanti. Eccoci qui, il nostro test sulla pista di Sturop è terminato. Devo dire che la vettura si guida in modo completamente opposto rispetto al precedente, non tanto per quanto riguarda la dinamica di guida, che comunque è migliorata, lo sterzo è più veloce, anche le sospensioni lavorano molto meglio, ma quello che è diverso è che l'erogazione del motore parte dai 1000 e arriva a 5000 giri, a differenza del modello precedente che iniziava a cantare attorno ai 4 e si spingeva verso i 7500 abbastanza allegramente. Insomma, una vettura che si guida in modo completamente opposto, una vettura che a me è piaciuta anche in termini di sound. Bassi regimi si sente il 4 cilindri e non c'è niente da fare, l'architettura è completamente differente, ma c'è chi questo 4 cilindri piace, tra cui me. Devo dire che Porsche ha fatto un bel lavoro come al solito da questo punto di vista. Certo, gli alti regimi 6 cilindri era tutta un'altra cosa, ma purtroppo questo è il segno del progresso. Purtroppo i motori turbo sono così e ce li dobbiamo tenere. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 56.000 euro per la Cayman Standard e si arriva a 69.000 euro per la più prestazionale S. La Cayman Standard, ricordatevi che è una vettura davvero eccezionale per la guida su strada, soprattutto con il cambio manuale, è una vettura che ho apprezzato tantissimo qui sulle strade svedesi, mentre per quanto riguarda la guida in pista ovviamente il PDK e il motore S hanno davvero qualcosa in più. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!